Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche predestinate per il mese di luglio 2025. Ok, abbiamo la carta del carro, amici del Capricorno. Può esserci un viaggio in vista, considerata l'epoca vacanziera, potrebbe essere una decisione che dovrete prendere e può anche fare riferimento al dare una direzione a una situazione piuttosto che ad una relazione. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo e trovate anche il numero di telefono nella sezione dei contatti. Ragazzi, solo WhatsApp, il telefono è sempre perennemente in silenzioso e non rispondo alle telefonate. E in descrizione trovate anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due: uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Allora, partiamo con un cavaliere di spade, abbiamo un 8 di spade, due di spade, diavolo, giustizia, abbiamo un fante di coppe, la carta degli amanti, e un 8 di pentacoli. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, quindi potrebbero esserci dei messaggi slegati tra di loro e dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, finanze, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da questo cavaliere di spade che indica una grande determinazione nel voler raggiungere qualche risultato, qualche traguardo, qualche obiettivo. Abbiamo un 4 di pentacoli, guardate, mi è arrivata una parola. La parola è ottusi. Ho come la sensazione che in questo mese potreste non voler vedere certe cose, essere un po' ottusi su certi argomenti, su certe questioni. Tre di spade. Questo non vuol dire che lo siate sempre, ma magari c'è una situazione particolare che appunto vi rende un po' così, un po' con i paraocchi, mettiamo. C'è un 3 di spade qui anche. Io ho come la sensazione che ci sia un'idea di sacrificio che voi abbiate fissa in testa. Andiamo a vedere l'8 di spade. Abbiamo un 7 di pentacoli e un 2 di bastoni. Il 2 di bastoni è una carta che mi parla di qualcuno che vorrebbe andare, vorrebbe fare, come un po'
rivedo la determinazione di questo cavaliere di spade, però è anche vero che c'è un 7 di pentacoli e un 8 di spade, come se non sapeste bene come avanzare, da che parte iniziare, quale sia la strada giusta. Effettivamente abbiamo il carro. Il carro è quella carta, come vi dicevo prima, che o vi aiuta a scegliere o comunque parla del dare una direzione, e qui vediamo un po' di indecisione su questa direzione. Andiamo a vedere il 2 di spade perché è una carta di dubbi. Asso di bastoni, re di spade e luna, come se non sapeste bene da che parte andare, cosa fare per cambiare questo tipo di situazione. Credo che qui il punto sia che sapete che cosa volete, avreste anche la determinazione necessaria per raggiungerlo, ma non sapete quale sia la mossa migliore da fare in questo periodo. Andiamo a vedere il diavolo. 8 di pentacoli. E ce l'avete già qui, E cavaliere di pentacoli. È come se ci fosse qualche cosa che vi stringe, che vi costringe. Mi verrebbe da dire che vi costringe a rallentare il passo. Anche qui avete un 7 di pentacoli che è una carta di fermo. Andiamo a vedere la giustizia. Abbiamo un 10 di bastoni e un 3 di pentacoli. Io credo che questo obiettivo, ragazzi, sia parecchio in alto. Quando succede che ci facciamo spaventare, no, dall'obiettivo troppo alto, cioè sì, voglio raggiungere, non lo so, la sparo, 100.000 euro di fatturato in un anno, però lo vedete molto lontano e non sapete bene quale sia la mossa migliore da fare per arrivare prima a questo obiettivo. Con questo cavaliere di pentacoli sento che il suggerimento è un po' di dividere l'obiettivo per tappe. Potrebbe anche esserci qualche collaborazione con questo 3 di pentacoli. Adesso andiamo avanti, andiamo a vedere il fante di coppe che è spiegato da una regina di bastoni. E di nuovo la giustizia. 2 volte la giustizia, c'è da regolarizzare qualche tipo di posizione. Potrebbe essere la posizione lavorativa, potrebbe essere una posizione familiare, potrebbe essere la posizione economica, quella romantica. Andiamo a vedere gli amanti. Abbiamo la ruota della fortuna. E un cavaliere di coppe. Andiamo a vedere anche l'8 di pentacoli. Mondo e asso di spade. Per qualcuno potrebbe esserci la necessità di doversi spostare con questo carro. Diciamo che mi sento ben carichi per raggiungere i vostri obiettivi, cioè come se aveste effettivamente energia, ma non sapeste dove incanalarla. E ad un certo punto, perché avete 1, 2 volte la giustizia, la ruota della fortuna, la carta degli amanti, è come se le cose si equilibrassero. È come se ad un certo punto, lasciandovi indietro certe aspettative, certe schiavitù, arrivaste finalmente ad ottenere un certo equilibrio, mi verrebbe da dire.
Andiamo a vedere settore per settore, partiamo dal lavoro. Se siete senza lavoro, ragazzi, avete 2 volte la carta della giustizia, 2 volte l'otto di pentacoli, secondo me un lavoro arriva. Tenete presente che quando c'è la giustizia si parla di contratti a lungo termine, magari non è un lavoro che inizierete adesso, potreste anche magari iniziarlo a settembre, però è come se il contratto, il precontratto, l'accordo, quello che è, potesse effettivamente essere firmato adesso a luglio. Per le persone che sono in un lavoro di tipo dipendente, se per caso state aspettando dei rinnovi di contratto, potrebbero arrivare. Come è anche vero che potrebbero offrirvi un cambio di reparto, un cambio magari di filiale, cioè potrebbe esserci come un trasferimento qui per qualcuno. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, sento che è un momento dove dovrete semplicemente fare le vostre valutazioni per capire dove puntare il prossimo obiettivo, perché sarà un obiettivo effettivamente proficuo, redditizio. E vi dirò anche che per far crescere con maggiore velocità quelle che potrebbero essere le vostre finanze, potrebbe essere interessante collaborare con qualcuno o ehm, anche assumere qualcuno in certi casi, come una persona, diciamo fare affidamento a qualcuno di esterno che vi aiuti con il tema dell'organizzazione, con il tema degli spostamenti, dei viaggi, insomma, dell'organizzazione. Per quello che riguarda il settore economico, devo dire che non andrà male, ragazzi. Per qualcuno potrebbe essere un buon periodo per iniziare a investire, però vi dico che se per caso state aspettando che qualcuno vi dia una dritta, che qualcuno vi dica non ti preoccupare, quell'investimento lì l'ho già fatto io, è sicuro, fallo tu, no. Andate con la vostra testa, piuttosto sentite un consulente, sentite un legale, sentite un consulente finanziario, diciamo fate riferimento a qualcuno che ne sa più di voi prima di fidarvi di certi investimenti che vi propongono magari gli amici, i parenti e che avete bisogno prima di analizzare qualche cosa. Anche perché vi dico che all'inizio del periodo Ehm, sento come un po' di fatica perché abbiamo questo diavolo e questo 8 di pentacoli al contrario e anche il cavaliere di pentacoli, come se ci fosse qualche cosa che non vi lascia liberi, che non vi fa sentire liberi di muovervi come questo cavaliere di spade vorrebbe. Potrebbero essere i dubbi, potrebbero essere le paure, però ecco che qui arriva il re di spade che è il consulente, se vogliamo. Comunque, se per caso, perché avete anche una ruota della fortuna, non vi nego che per qualcuno potrebbero arrivare dei soldi extra, però è come il dover capire subito dove investire questi soldi, come spendere questi soldi. E nel caso li vogliate spendere, soprattutto se avete figli, vi chiedono 100, voi date 50, perché sento che se avete figli potrebbe essere un tema che vi vincola parecchio in questo mese, cioè magari il figlio o la figlia ha bisogno di denaro per riparare la macchina piuttosto che per comprarsi la divisa per andare a lavoro, non lo so, c'è come un qualche tipo di, mi verrebbe da dire perdita, ma non è una perdita di denaro, è un investimento che voi non avevate calcolato, mettiamola così, ok? Quindi fate attenzione a dove spendete. E se per caso vi piace fare shopping, anche lì moderatevi. Se di solito spendete, non lo so, 200 euro per fare shopping, questo mese sarà il caso di dimezzare la cosa, ok? Non perché sia un mese difficile a livello monetario, ma perché è come se le energie vi chiedessero di pensare più nel lungo periodo piuttosto che nel soddisfare le esigenze nell'immediato, ok?
Passiamo all'amore. Allora, devo dire che se siete single, ragazzi, avete voglia effettivamente di conoscere qualcuno, di esporvi, di allargare il vostro raggio d'azione. Però, allora, qualcuno deve ancora curare le ferite del passato, quindi è come se fosse ancora inquinato dalla storia vecchia, di conseguenza questo inquinamento verrebbe trasportato nella storia nuova e quindi vi consigliano con questo 3 di spade, avevate anche un 4? No. Con questo 3 di spade vi consigliano di elaborare quello che è la sofferenza. C'è anche una luna, effettivamente, potrebbero esserci delle paure o delle proiezioni per quello che riguarda le relazioni, cioè magari voi avete una certa ideologia su come deve andare la relazione, però è tutta vostra, non è detto che anche gli altri condividano la vostra ideologia, quindi c'è un po' da rivedere il modo di pensare in questo senso, di conseguenza il modo di porsi, anche perché se è tanto tempo che siete single e avete voglia di effettivamente qualcuno, ehm, questo bisogno potrebbe rendervi un po' troppo aperti, un po' troppo come se vi buttaste tra le braccia della prima persona che vi dimostra un po' di interesse. Ecco, questo non è tanto sano, anche perché voi con l'8 di spade, il 2 di spade e la carta della luna non avete le idee tanto chiare, quindi è come se doveste prima appunto pulire un po' di inquinamento delle relazioni passate. E non importa se sono 10 anni che siete single, ok? Perché fino a quando si pensa all'altra persona è come se il legame energetico rimanesse, quindi c'è proprio da fare dei decreti, proprio un lavoro di pulizia. È come se doveste spostarvi da dove siete adesso con la testa. Per quello che riguarda le relazioni che sono iniziate da poco o anche da molto, ragazzi, le relazioni, quindi se avete qualcuno in testa, che sia fidanzato, che sia una storia, non importa, avete una relazione con qualcuno, pensate a qualcuno e vi vedete con qualcuno, allora, a parte che sento che molti saranno assorbiti proprio dall'ambito lavorativo, però qualcuno tacerà una certa insoddisfazione a livello di coppia. Io ho come la sensazione che vivrete un po' la routine di coppia. Avreste voglia di fare di più, ma credo che stiate aspettando che sia l'altro o l'altra a fare la prima mossa. È come se voi deste vari input, però l'altra persona non li cogliesse e questo fa sì che avete un modo un po' distorto di vedere le cose nel mese di luglio. Non siate troppo impulsivi, perché probabilmente dovete cambiare tecnica, ok? Invece di, non lo so, recriminare sempre all'altra persona, non fai questo, non fai quell'altro, non fai questo, fatelo voi. Cioè, nel senso, prendete in mano voi la situazione e agite. Vi lamentate che l'altra persona non pensa mai alle ferie? Prendete un tot di riviste in agenzia, iniziate a metterle aperte in giro per casa, una in bagno, una in camera, una in cucina, una in sala, in modo che insomma il messaggio arrivi, no? È come se doveste incalzare l'altra persona per certi versi. Non vi aspettate che sia l'altro o l'altra a venire da voi perché è una vostra aspettativa e chi ha le aspettative, io lo dico spesso, sta a questa persona soddisfarle, non sta agli altri. Per quello che riguarda le situazioni diciamo un po' difficili, e qui intendo le relazioni extraconiugali, le separazioni, i divorzi, tutto quello che non è una relazione lineare, qualche cosa tenderete a tenerlo per voi. Anche nel vostro caso sento che è un po' come se vi aspettasse se l'altra persona facesse il primo passo, se vi desse qualche input in più, però ragazzi ho la sensazione che sia una vostra aspettativa,
e che nonostante le cose come sono non siano idilliache, magari qualcuno ci sta pure soffrendo, credo che questo mese sia più adatto a creare una routine stabile piuttosto che a pensare al futuro. Cioè è come se avessi bisogno di creare le basi questo mese perché poi la relazione si sviluppi. Però non puntate troppo in alto in questo mese, ci sono come delle cose ancora da risolvere nella relazione prima di fare dei passi in avanti. Per quello che riguarda la situazione familiare, e intendo la famiglia di anime, quindi può essere sì la famiglia di sangue, però anche gli amici che avete scelto, piuttosto che i colleghi di lavoro, le persone con cui passate tanto tempo. Ehm, Qui secondo me è utile mettere in chiaro le cose. Avete due volte la carta della giustizia, avete questo re di spade, è come se avessi bisogno di fissare certe regole. Così mi va bene, così non mi va bene. Questo sono disposto a farlo, ho tempo per aiutarti. Di lì in avanti ti devi arrangiare perché io non posso con tutto. Vi dirò che a livello familiare potrebbero esserci come dei temi che potrebbero risollevarsi. Potrebbero essere questi temi che vi danno la sofferenza del tre di spade o per i quali pensate di dovervi sacrificare, però anche lì si tratta di trovare una regola nel quotidiano con i vostri familiari. Vi faccio un esempio. Avete, non lo so, la mamma anziana che vi chiede tutti i giorni di farle una commissione e ad un certo punto stabilirete la regola che mamma tutti i giorni non posso passare a portarti la spesa, fatti una lista, vengo 2 giorni alla settimana e ti porto la spesa. Ovviamente non è che dovete arrabbiarvi o gridare, o, cioè nel senso semplicemente dite le cose da adesso in avanti sono così. E se l'altra persona vi dice, ma non l'hai mai fatto, non ti sei mai comportata così, perdona, però da adesso in avanti ho deciso che le cose saranno così. È un po' come dare le vostre regole. Per quello che riguarda il denaro, allora, qui ragazzi devo dire che potrebbero arrivare dei soldi in più, potrebbero essere premi, potrebbero essere eredità, potrebbero essere dei bonus anche al lavoro, delle vincite effettivamente. Nel caso siate voi i figli, potrebbero esserci dei genitori che vi aiutano, magari non tanto quanto vorreste, non vi danno 100, ma vi danno 50, ma è sempre meglio di niente. Quello che mi viene da dire è, questo mese il denaro è importante non sperperarlo, ragazzi. Per quello che riguarda lo stato psico-emotivo del mese, direi che andrà piuttosto bene, nel senso che nonostante tutto vi sento sereni, vi sento in pace con voi stessi, vi sento con voglia di andare avanti, con voglia di crescere, vi sento come se iniziaste a darvi regole nuove voi stessi, non lo so, da domani o meglio da oggi inizio mezz'ora al giorno a fare sport, per esempio, a fare meditazione. È come se iniziaste ad essere più padri di voi stessi. Padri nel senso che vi date le regole. Ok, andiamo a vedere qualche charm. È una cosa nuova questa, vediamo come va. Scrivetemi poi nei commenti se vi piace o no. Allora, qui abbiamo le forbici, la stella marina, la conchiglia, qui c'è un albero, la tartaruga, le ali di un angelo e una carrozzina. Ve li metto qua così magari li vedete un po' meglio. Dunque, questa tartaruga è indicativa perché vi dice guardate, c'è anche il Cavaliere di Pentacoli, di andare con calma.
La cosa che mi fa sorridere è che casca proprio nella posizione dove c'è questo cavaliere di spade, vi dice di rallentare, infatti anche qui poi avete un 7 di pentacoli. Credo che in questo mese sia importante mettere delle basi, delle radici, in modo che quest'albero si possa sviluppare molto bene. Credo che sia anche importante per qualcuno, a parte il farsi qualche viaggio, considerato che abbiamo il carro, per distendere la testa, per distendere, sì, la testa dallo stress, mi viene da dire. E è interessante la forbice perché tagliate certi ponti con qualcuno, anche lì vi dico qua, se siete abituati magari a dare ai figli per aiutare, dare denaro ai figli per aiutare, o se siete figli e siete abituati a chiedere ai genitori, è ora di tagliare questo atteggiamento e di provvedere voi stessi a voi stessi, o che i vostri figli imparino ad essere indipendenti e autonomi. Per quello che riguarda la carrozzina, io ho come l'idea che se avete qualche tipo di progetto nuovo, a parte che avete anche un'ala di angelo, come se vi dicessero che siete in qualche modo protetti, vi ricordo che qui avete 2 volte la giustizia, che parla di giustizia divina, avete la carta degli amanti, che anche qui viene rappresentata con le ali di un angelo, quindi è come se foste protetti nel creare qualche cosa di nuovo. Io sento che questo diavolo è la vostra testa che vi vincola, non vi fa sentire sicuri di quello che vorreste fare, ma perché tenete presente che la luna parla di paura, la paura è creata dal ego perché è quello che ci blocca al cambiamento. E invece qui c'è da trovare come un modo costante di cambiare, di spostarsi, è il prendere una nuova direzione. Andiamo a vedere un koan. L'acqua si scalda lentamente e bolle all'improvviso. Voi preparate il terreno, come vi ho detto fino ad adesso, lavorate sodo, datevi delle regole, fate un passo alla volta e vedrete che neanche ve ne accorgerete che a un certo punto l'acqua inizierà a bollire, ovvero inizieranno ad arrivare i risultati che state aspettando. Andiamo a vedere ancora una fatina. Centratura. È interessante perché la centratura si fa nel Reiki ed effettivamente si mettono le mani così al cuore ed è un po' come riconnettersi con quello che è la vostra vera essenza, il vostro vero amore, mi verrebbe anche da dire, quello che vi spinge nella vita e in questo caso, vedendo anche questi 2 8 di pentacoli, potrebbe essere il mantenere il focus su quello che state facendo. Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Lo stesso lavoro lo potete anche fare attraverso l'abbonamento. L'abbonamento non è fisso, voi vi potete abbonare oggi e disabbonare dopo 2 giorni, ok? Resta comunque attivo per 30 giorni e in questi 30 giorni potete continuare a vedere i video. Sono 4 playlist, sono numerate, bisognerebbe vederle in ordine di numero, però anche lì comunque io tratto temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo e le credenze limitanti divise per settore. Quindi ci sarà il settore dell'amore, il settore del denaro, del lavoro, insomma vi spiego come andare a lavorare un po' tutte le credenze. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!